Ad ogni modo, non preoccupatevi, come dicevo non erano altro che leggende urbane. Per arrivare alla verità sul caso, era necessario portare a termine un'investigazione. E così fu. Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Digital Mystery. Chi seguiva le mie dirette su Twitch l'anno scorso, questo argomento lo conoscerà bene, ma lo conosceranno anche tutti quelli che amano i misteri sul web, perché I Feel Fantastic è un classico dei video creepy e horror su YouTube. Si è detto davvero di tutto su questa clip e il suo mistero non è mai stato risolto del tutto. Oggi, dopo aver approfondito ulteriormente le mie ricerche, potrò finalmente raccontarvi la sua storia. Ecco quindi la storia occulta di I Feel Fantastic. Chiunque conosca il video I Feel Fantastic, dopo averlo sentito nominare oggi, non avrà potuto fare a meno di risentire nella sua testa l'inquietante vocina meccanica dell'androide che canta la canzone che l'ha resa un cult del terrore su YouTube. Apparve agli albori della piattaforma e dal momento della sua pubblicazione è stata al centro di numerose leggende urbane e teorie cospirative. Uno dei punti più enigmatici della clip è quello dove viene mostrato un campo aperto, completamente fuori contesto rispetto al resto del video. Fu anche grazie a questo inquietante dettaglio che I Feel Fantastic divenne non solo uno dei video creepy più famosi su YouTube, ma anche il centro di numerose teorie a dir poco agghiaccianti per spiegare il suo mistero. La maggior parte di quelle teorie è delle semplici leggende urbane, ovviamente. Come ben sapete, le leggende urbane mi affascinano, ma preferisco di gran lunga scoprire i veri retroscena di un fenomeno. Tra l'altro, I Feel Fantastic rappresenta uno dei misteri più intricati su YouTube, che ancora oggi lascia aperte diverse domande. Ma partiamo dalla sua storia. La storia conosciuta di I Feel Fantastic. Da quel che si dice, il video sarebbe apparso su internet nel 2004, insieme ad una serie di altri video musicali, nei quali l'androide protagonista cantava diverse canzoni. Dal 2004 fino al 2009 i video sarebbero girati su internet senza catturare più di tanto l'attenzione degli internauti, fino a quando il 15 aprile di quell'anno un utente di nome CreepyBlog caricò sul suo canale YouTube una delle clip trovate in rete, quella della canzone Please. Nella descrizione del suo video poteva leggersi questo. Nella mitologia greca antica, Pigmalione era uno scultore cipriota di grande talento. Sebbene abile nell'imitare la forma umana e conoscitore delle sue sottigliezze, ne rimase disgustato quando vide le propetidi che si prostituivano. Queste donne furono punite da Venere per la loro mancanza di fede e culto, con una pelle ruvida e una natura malvagia. Poi furono costrette a prostituirsi. Vedendo questo, Pigmalione ne rimase disgustato e non fu più in grado di apprezzare le donne. Apparentemente solo, Pigmalione cercò di crearsi una compagna perfetta, pura e immacolata. A tal fine usò le sue abilità di scultore e creò una sposa statua. Quello che stai per guardare è un video misterioso. La sua origine è attribuita in vario modo e quasi certamente in modo spurio a vari artisti astratti o surrealisti. La verità è che ciò che stiamo vedendo e ciò che percepiamo come strano e inquietante è in realtà bellezza per il suo creatore. Forse quello che stiamo vedendo è il lavoro di un moderno Pigmalione. Per lui, la sua voce senza tono, il pallore della sua pelle e la relativa vivacità delle sue labbra possono davvero essere l'incarnazione stessa di una donna perfetta. Considera il panorama mentale del creatore. Nella mente di chi questo sembra bello? Nella mente di chi è questo puro, quasi degno di adorazione? Stiamo perdendo la sua prospettiva? Chi siamo noi per aver paura o per giudicarli? Potrebbe benissimo amarla completamente, forse più pienamente di quanto nessuno di noi potrebbe mai sperare di essere amato. Nella mente del suo creatore è una dea vicina, la rappresentazione perfetta non solo della femminilità, ma dell'apice del potenziale umano. Un essere perfettamente soddisfacente. Come si sente quel tipo di amore incondizionato? Ebbene, come si sente lei? Fantastica. I parallelismi tra questo mito e il video dovrebbero essere evidenti.
Ciò che a noi appare estremamente creepy, agli occhi del creatore di questo androide è pura bellezza. E per quanto possa apparire assurdo innamorarsi di una statua, altrettanto assurdo potrebbe essere adorare un androide fino al punto di riprenderlo con una videocamera mentre canta una canzone. Beh, ovviamente il nome del canale dove è apparsa la clip, Creepy Blog, la dice lunga sul vero intento di questa pubblicazione, e devo dire che ha raggiunto di gran lunga il suo obiettivo. E men che non si dica, il video si fece virale e si guadagnò il titolo di filmato horror più inquietante sulla piattaforma. Ma è da qui che il mistero si infittisce. Il 14 gennaio del 2010, un altro canale YouTube, Niu77, caricò un video dal titolo Fantastic, Hey Hey Hey. La protagonista della clip era di nuovo l'androide del video apparso sul canale Creepy Blog. Il 5 maggio ecco apparire un nuovo video della donna androide dal titolo Brutal Metal. E da lì, ad intervalli irregolari, Niu77 iniziò a pubblicare numerosi altri video simili, ma accompagnati da strane descrizioni, storie stravaganti ed ironiche, o il mito che l'androide fosse stato creato per caso e che avesse poteri soprannaturali. Ad ogni modo, non furono quelle storie a diventare famose sul web. Ve ne erano alcune molto più agghiaccianti, presentate come ipotesi reali di cosa significasse quel robot e la canzone che cantava. Tra le più inquietanti vale la pena di menzionare l'ipotesi del serial killer. Come dicevo, la natura creepy della clip non fece altro che alimentare l'immaginazione degli amanti di creepypasta e leggende urbane, che proposero subito una nuova chiave di lettura del video I Feel Fantastic. Si iniziò a vociferare che la persona che aveva caricato il video su YouTube fosse in realtà un serial killer e che i vestiti che l'androide indossava fossero quelli della sua ultima vittima. Anche la canzone avrebbe avuto un significato. La frase I Feel Fantastic, mi sento fantastica, sarebbe stata quella che l'assassino avrebbe voluto sentire pronunciare dalla vittima prima di essere uccisa. In quest'ottica, l'androide diveniva una sorta di avatar, una rappresentazione della persona assassinata. Tuttavia, ad un certo punto della canzone Tara dice "Run, run, run", corri, scappa, riportandoci alla realtà, alla vera angoscia vissuta dalla persona mentre cercava di sfuggire al suo carnefice. Ovviamente, il pezzo dove viene mostrato il campo aperto sarebbe un indizio del luogo dove i corpi senza vita sarebbero seppelliti. Ma c'erano teorie che si spingevano ancora più in là. Per esempio, quella che suggeriva che l'androide iniziasse a cantare grazie ad un sistema a comando vocale che si sarebbe trovato all'interno di un bunker dove il serial killer teneva sequestrate le sue vittime, prima di ucciderle. L'androide cantava in modo che il serial killer non dovesse sentire le urla della persona tenuta prigioniera, ed erano proprio quelle urla il comando per attivarlo. Ad ogni modo, non preoccupatevi, come dicevo non erano altro che leggende urbane. Per arrivare alla verità sul caso, era necessario portare a termine un'investigazione. E così fu. Indagini e scoperte su I Feel Fantastic. Di fronte a tante ipotesi strampalate e di natura horror, ci fu un gruppo sul web che si propose seriamente di far luce sul caso. Dapprima sembrava che non ci fossero molti indizi disponibili su internet in merito alla vera origine della clip. Poi iniziarono ad emergere. La prima cosa che venne scoperta è che l'androide si chiamava Tara e che era la creazione di un certo John Bergeron. L'informazione era stata reperita su un forum dedicato interamente al mondo della robotica, rozzamente progettato e gestito proprio da John. Su questo sito la protagonista di I Feel Fantastic è elencata tra i progetti minori di androidi. Ovviamente venne subito ipotizzato che il canale Niu77 potesse essere di proprietà dello stesso Bergeron, ma sembra proprio che non sia così. La community di investigatori non arrivò mai ad una conclusione univoca riguardo ai video di Niu77, ma grazie alle indagini del proprietario di un blog, Mystery for the Curious, emersero altre informazioni interessanti. Il blogger riuscì a risalire al sito personale originale di Bergeron, dove venne scoperto che Tara fosse originariamente un suo progetto personale, teso a fondere le sue due più grandi passioni, la robotica e la musica. In quel momento, il creatore di Tara era abbastanza attivo sulle reti sociali.
quindi furono in molti a richiedergli informazioni su I Feel Fantastic. Le numerosissime richieste e spiegazioni però portarono l'uomo a fare una scelta, quella di abbandonare internet completamente. Non si sa di preciso il perché di quella decisione così drastica. In generale si dice che l'abbia fatto per evitare il costante tormento rappresentato dalle centinaia di domande che riceveva ogni giorno sulla clip di YouTube. Ma è davvero solo quella la ragione? Con l'uscita di scena di John, le indagini arrivarono ad un punto morto. L'incapacità di ottenere chiarimenti, sia da parte di John che del proprietario del canale NEW77, rendeva impossibile continuare l'investigazione. Quindi il mistero prese ancora più forza e attualmente non ci sono ancora delle conclusioni chiare su tutta la vicenda. La storia sconosciuta di I Feel Fantastic. Come dicevo, in generale ci sono poche certezze su questo caso, ma alcuni punti sembrano condivisi da tutti. Bergeron non è la persona che prese l'iniziativa di pubblicare il video su YouTube. La persona che lo fece, ossia il proprietario del canale Creepy Blog, deve aver scoperto il video per caso su internet, inventato il parallelismo con il mito di Pigmalione e generato l'effetto virale. Tuttavia, il canale di NEW77 solleva qualche sospetto in più. Prima di tutto, non è mai stato chiarito il perché lo YouTuber fosse in possesso di così tanti video di Tara. Secondo punto, perché ritirarla fuori a distanza di 9 mesi dalla sua prima apparizione sulla piattaforma e darle così tanto spazio sul canale. In molti parlarono di I Feel Fantastic a suo tempo, ma nessuno avrebbe mai considerato l'idea di creare una serie dedicata all'androide, inventando per lei una storia senza capo né coda. Quello che sembrerebbe un tentativo di rendere il personaggio ancora più misterioso finisce per risultare a dir poco ridicolo. E in tutto questo, dove si trovava John Bergeron? Perché mai non denunciò la violazione del diritto di copyright da parte di quel canale se tutti i video li aveva girati lui? Una risposta plausibile potrebbe essere quella che lo vede implicato nei video del canale NEW77. In fin dei conti sarebbe comprensibile. Vista la popolarità che aveva acquisito Tara sul web, perché non sfruttarla? E come accennavo prima, c'è un ulteriore indizio a supporto di questa teoria. Circa nello stesso periodo in cui venne pubblicato il primo video sul canale YouTube NEW77, sul sito web di Bergeron venne attivata la pubblicità. Ora, se non si fosse aspettato un gran flusso di traffico alla sua pagina, per quale motivo avrebbe dovuto includervi degli annunci? Tutto mi fa pensare che John fosse davvero implicato in quel canale molto di più di quello che possiamo immaginare. Tra l'altro, quel completo rifiuto di offrire qualsiasi tipo di spiegazioni sul video I Feel Fantastic e sosparire dal web da un giorno all'altro potrebbe essere stata una tecnica per evitare di far venire alla luce l'inganno. Sia come sia, I Feel Fantastic rimane uno dei video cult di YouTube, una clip il cui mistero non potrà mai essere svelato del tutto. E forse è proprio questo ciò che la rende così affascinante agli occhi di moltissime persone in tutto il mondo. Ma voi cosa ne pensate? Conoscevate il caso di I Feel Fantastic? E se così fosse, avete qualche altra teoria che potrebbe risolvere l'enigma una volta per tutte? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.